Buongiorno, innanzitutto io sono docente alla Sapienza di motori a combustione interna. Lo so che è paradossale che poi io faccia una vettura elettrica, però proprio come docente di motori a combustione interna so che il futuro sarà in parte anche dato dalla trazione elettrica. E poi in particolare sono quello che si chiama Faculty Advisor del team Sapienza Fast Charge, che esiste dal 2013. È formato ad oggi da 40-50 studenti laureandi in ingegneria, in varie branche dell'ingegneria, che progettano e realizzano questo prototipo di monoposto. Fondamentalmente è stato quello di dare ai ragazzi un'occasione di mettere in pratica tutta la teoria che loro studiano all'università e quindi quale occasione migliore che non costruire una macchina da corsa e il passaggio alla propulsione completamente elettrica che può dare ai ragazzi una spinta in più anche dal punto di vista lavorativo. A quel punto RS viene da sé perché è da sempre un grande fornitore dei laboratori dell'università, sappiamo benissimo che ha tanta componentistica che è necessaria su un veicolo di questo tipo e in realtà poi è nata una specie di una collaborazione vera e propria che si è evoluta in modo sempre più maturo e che ci ha aiutato a far crescere i ragazzi su tematiche specifiche e a realizzare meglio il nostro progetto. Secondo me è fondamentale per diversi motivi. Il primo è che questi ragazzi studiano per tanti anni per andare a lavorare in delle aziende, quindi già durante la fase finale del loro studio cominciare a entrare in contatto col mondo professionale e lavorativo è ovviamente di grande importanza. E qui il discorso è facile perché è il pacco batterie. È lì la vera chiave del successo del futuro della mobilità elettrica. Il motore elettrico è un oggetto semplice. Se noi confrontiamo un motore a combustione interna con un motore elettrico, parliamo di una macchina che ha 5.000 pezzi contro una che ne ha 15. Il motore elettrico è molto più facile, cioè la benzina fornisce una quantità di energia che ancora oggi è 30 volte superiore a quella di un pacco batterie. Questa è la sfida, cioè rendere possibile un pacco batterie molto efficiente, molto capiente e affidabile. In realtà l'energia elettrica è un oggetto molto pericoloso, è invisibile, è un pericolo invisibile, mentre la benzina quando brucia è visibile, l'elettricità è un pericolo mortale. Quindi qui la prima cosa che gli studenti imparano è la safety, la sicurezza. Allora, noi siamo costretti da regolamento a seguire un protocollo molto rigido e la vettura è dotata di diverse centraline che controllano in tempo reale la sicurezza del sistema. In particolare, andando più sul tecnico, il pacco batterie, che è formato da fondamentalmente un polo positivo e un polo negativo, è sempre scollegato dal telaio, non è mai in collegamento col telaio. Normalmente invece una batteria d'avviamento ha il polo negativo a telaio, qui no. Si dice che il pacco batterie è completamente flottante rispetto al telaio. Questo perché se va in tensione il telaio, molto brutalmente il pilota muore o chi è esterno e tocca il telaio e c'è un sistema di centraline che controlla sempre questa sicurezza. In più ci sono altri sistemi per cui alla fine è quasi più difficile farla camminare che tenerla ferma, nel senso che qualunque problema nasce il sistema si blocca e va in sicurezza, in protezione, così come nelle vetture di Formula E o nelle automobili già elettriche che esistono sul mercato. Il diventa uno strumento potentissimo quando bisogna realizzare magari in pochi esemplari, e qui è un prototipo quindi è un pezzo unico, delle geometrie complesse. Infatti abbiamo una forma geometrica progettata al calcolatore con dei sistemi di CFD che poi realizzarla con tecniche di produzione normale sarebbe costoso e complesso, invece la stampante 3D in mezza giornata ci ha consentito di produrre, di realizzare questi pezzi in modo molto semplice ed efficace.
forse non c'è neanche bisogno di mandargli un messaggio, perché lo sanno, lo sentono. Nel momento in cui al giovane si offre la possibilità di applicare realmente quello che ha studiato, allora non c'è bisogno anzi vanno frenati, perché io ho i studenti che tipo alle 3 di notte mi mandano i messaggi sul telefono: professore, ho pensato, quindi vanno in realtà moderati per certi aspetti, quindi hanno troppo entusiasmo, ma questo è un bene. Le aziende, beh, direi che ormai i tempi sono maturi. Io vedo sempre più annunci di richieste di lavoro in cui le aziende di settore automotive chiedono ragazzi che abbiano fatto esperienza di Formula Student, quindi ormai è una porta aperta, non ci sono grandi difficoltà.